È possibile andare al mare in Irlanda o è un mare troppo freddo? Scopriamolo in questo video. Cari amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Lunedì 7 luglio. Siamo appena tornati da un weekend incredibile. Vediamo. Chapeau. Se ancora non hai visto il video, te lo lascio qui. Benvenuti. Bene, ore 5:28, li sto lasciando acceso perché devo sincronizzare dei file del lavoro. Giornatina oggi, cacchio di finestra. Oh là, mi gira un po' l'aria, c'è un botto di roba da fare, ce l'ho fatta. Sono infatti adesso sono sfinito, ho buttato distrutto il raso al suolo. Martedì 8 luglio, tralasciando il tempo che c'è fuori, che vabbè, si prospetta una settimana all'insegna del caldo per Dublino. Quindi adesso lavoriamo veloce e poi non so. Giornata lavorativa finita, sono riuscito a preparare la sacca in tempo, sto andando a nuotare. La Cri è uscita dal lavoro, ci vediamo là. Non sto filmando quasi niente, sto lavorando un sacco, c'è da spingere un secondo per robe. E quindi, ma fa caldo, nonostante il tempo faccia schifo, c'è qua l'umidità. Eccoci post piscina. Ma che caldo. Ho fatto una spesa a un nuovo Lidl. Se passate a Dublino venite in questo Lidl in Camden Street. È un vetro sul pavimento dove sotto trovate dei ruderi, non romani perché i romani non ci sono mai arrivati. Che ruderi sono? Dei ruderi antichi. Bene, noi adesso andiamo a casa che abbiamo una fame bestia. Come è andata il nuoto? Fatto di meglio. Ore 22:05. Guardate ancora che chiaro. Questo è Nord Europa e sta facendo caldo. Stiamo per mangiare del melone. Guardate che roba, melone a Dublino e anche della frutta bicocche. Era bello metterlo in questo video perché appunto questa settimana sarà molto calda. Sai che sarà calda questa settimana? Speriamo. Quindi vediamo di godercela. Ce la godiamo. Speriamo. Mercoledì 9 luglio. Siamo in cantiere. Signori, mercoledì siamo usciti dal cantiere, come sempre inutilmente venuti qua, però va bene così, tutto anche perché ho lavorato molto più lentamente oggi qua, per via della connessione che è orrenda. Per fare le cose va bene, per fare quello che faccio io no. Fa stracaldo, sono con la felpa ma giuro tra un secondo me la tolgo, sabato o domenica, non mi ricordo più. Andiamo al mare e documenteremo tutto qua su questo canale. È caldo, 23 gradi, 24 massimo. Ci sono gli irlandesi che vorrebbero veramente strappare via la pelle. Questa cosa fa molto ridere. Quanto ricorda l'America tutto questo. Pensate che questo qua è un college. Eccoci a casa, ho parlato un sacco col taxista, strasimpa. Sto facendo una community di taxi. In maglietta fa stracaldo, 25 gradi, bellissimo. Oggi no, oggi non l'abbiamo portata a casa, stanco. Tirando che non ci siamo più fermati da ormai settimane, ci sta. Check del tempo, sono le 13:11 e sta da Dio, fa veramente fa caldo, bellissimo, bellissimo. 5 minutes later. Ma voi mi spiegate per quale motivo uno deve sempre in questo posto? Una settimana all'anno in cui c'è caldo, tu guardi fuori e vedi questo. Cavolo, è un paradiso, c'è solo verde. Quindi tieni aperta la finestra e non ci puoi stare perché da fuori vengono 850.000 miliardi di rumori. Ma perché a Dublino devono sempre far casino tutti? Non è quel cantiere che fa rumore, è la gente qua che fa cose. Quel cavolo di asilo che come cazzo nessuno sano di mente aprirebbe un asilo in mezzo a delle case. In Irlanda sì. E i bambini ovviamente sono sempre fuori. Tu dici l'inverno staranno dentro che piove, fa freddo. No, sono fuori. Non so, sono delle pecore allo stato brado. Sirene. Dritto a sinistra. Vabbè, dai, lo vedrà. Hai appena dato delle indicazioni sbagliate non volendo a una ragazza. Come lo vedi questo caldo? Bene, lo fa. Mi sono uscito tutti. Perché bruci più calorie perché fa caldo. Non ospitare la figa che Indovinate chi ha fatto i suoi primi 2000 metri? Ma non eri stanca? sono io. Parla di me. Non eri stanca? Sono anche molto convinta. Comunque sei stata molto brava. Venerdì 11 luglio, c'è l'azzurro sopra Dublino. Buongiorno, è arrivato il pacco di Asics della Cri. Adesso vado a prenderlo e c'è una novità anche per le bici. Forse ce l'abbiamo fatta. Recuperato. Ufficiale, dopo finito di lavorare andiamo a prendere le biciclette. Incredibile, non ci posso credere. Finché non è in casa però io non ci credo. Cosa è successo? Sono contenta! Tutto questo, guardate, 29,5. E io
Ho sugli occhiali da sole perché andiamo a prendere le bici. Sono pronto? Ci siamo, ci siamo. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Siamo, rispondi! E basta, ci siamo? Ci siamo? Sì. Bici numero 1 e adesso la mia volta. Eccola. C'è un inizio per tutto e proviamo questa ebbrezza di andare in bici. Non ho capito come si cambiano le marce, ma ci sarà strada per capirlo. Signori, prima biciclettata andata. Adesso facciamo come quelli seri che la portano a mano. In tutto questo non abbiamo idea di dove le lasciamo in casa. Aggiornamento delle 21:41. Qua in cantiere, raga, qua in cantiere, guardate, di fuori, tra l'altro perfetto perché fa caldo, quindi stiamo di fuori. Con le pedaline alla bici, quelle nuove, queste. E guardate, le lucine, la bici di Star Wars. Perché hanno il potenziometro, si chiama, wattaggio insomma, per quando spingi. Non sappiamo neanche come si chiama. Una delle cose che fa più ridere è che abitiamo qui in questa casa perché siamo qua 2 anni ed è la prima volta che utilizziamo veramente il terrazzo. Il venerdì sera quando hai più di 30 anni dobbiamo ancora cenare in tutto questo. Ceneremo mai secondo te? C'è. E poi... Ma quindi... Che cos'è che abbiamo comprato? Che bici abbiamo preso? E mo ve lo dico. E vi faccio vedere anche quanto abbiamo speso. Cube a Time Race Tel Grey Ice, che sta per quel bellissimo azzurro. È un costo di 1364 euro. Possono costare veramente molto di più le bici se non siete del settore. Se siete del settore lo sapete. E sapete anche che non avete più soldi. Cambio Shimano Tiagra, che è l'entry level della Shimano, comunque molto buono. Freni a disco Shimano Tiagra, non lo so neanche io, quello è. Garmin Age 840 da ben 499,99 euro. Scarpe Shimano da 130 euro. Casco. Abbiamo preso i pedali a parte Favero e Assioma Duo. Sabato 12 luglio. Oh, guardate cosa c'è là fuori. Guardate cosa c'è là fuori. Guardate. Colazione pre 50 minuti senza aver mangiato. Ah sì, abbiamo la carta igienica lì perché abbiamo finito lo Scottex. Stanca? Un po'. Tornati dopo questi 50 minuti di corsa blanda senza mangiare. Adesso andiamo al mare. Guardate, ma in fondo c'è il Trinity College e noi siamo così. Siamo qui a prendere il treno, tutti vanno al mare a Dublino, quei 2 giorni l'anno in cui è possibile e soprattutto cade nel weekend. Ci sono anche i picciolini, i cecchini, Cristina, i cecchini, ci servono. Sniper, oh no. Welcome to Indian Dart. No, non si dice subito, non si dice. Siamo scesi dal treno, questa è la situazione. Benvenuti a Miami. Carino, c'è un po' di Irlanda in questo Brasile. Eccoci al mare. Come si chiama? Burro Beach. Burro Beach. Burro, non burro. Burro con la W. Stato, se venite al mare qua, state attenti perché c'è un sacco di marea. Com'è? Fredda. Check. Decisamente freschina. È freschina, porca vacca. Signori, sta andando. Io non l'avrei mai fatto. Patatine o donne, queste qua sale e aceto, buonissime. Panini e cose. 1 hour later. Aggiornamento delle 16:10. Giuro raga, non ho mai visto una cosa del genere in Irlanda. C'è una quantità infinita di persone stanno in spiaggia. Fa caldo, c'è proprio l'affa, c'è più il caldo che viene su dall'asfalto e stiamo per perdere il treno, mi sa. Preso il treno? Mi sa. Ci vediamo domani che andiamo in bici. Domenica 13 luglio e oggi cammina con gli scarponi da sci. Lezione, il nostro buon mentore, lezione pratica di come si sgancia e si aggancia al pedale. Esatto, devi fare un po' più forte. Esatto. Agganciato. No, sganciali un paio di volte prima, adesso poi apri il tallone verso l'esterno. No, più.
Esatto. Porco biggio. Sì. È l'abitudine. Poi No, non ho ripreso. Che brutto. Qui vuoi il casco? Bello. One hour later. Siamo pronti? Ma secondo me siamo pronti. Io non sono ancora caduto. Allora, Cristina sì. Il problema più grande sarà che io dovrò cadere per forza. E se non cado adesso, ho il casco. Guardate che posticino. E c'è anche, guardate, la regina della bronzatura del ciclista. Guardate lì che segno già. Allora, abbiamo già fatto non lo so quanti chilometri perché mi sono accorto che il computerino è in miglia. Stiamo andando là, che si chiama Hot, e gireremo tutto là dietro. Giornata incredibile, ci scotteremo, cioè sono già scottato da ieri dal mare, però ci scotteremo ancora di più. Anche la community, rispetto a quelli che corrono, per il momento mi ha stupito. Perché ti salutano tutti, ti chiedono tutti come stai, sorridono, Siamo arrivati ora più o meno in cima a Hot e il panorama è questo. A parte una cosa bella di quando venite in Irlanda, che voi in Italia, che noi in Italia dobbiamo imparare, ci sono i bagni pubblici nei posti dove la gente va. Perché se io vengo qua, che c'è un bel panorama, c'è il cappuccino, col food truck e cose così, e non metto un bagno, grazie al che poi tutto in giro, i boschi, è tutto un... Guardate che spettacolo di ciclista, che spettacolo di posto. Dove vi porto? Iscrivetevi al canale. E adesso iniziamo a girare un po' in bici, vi portiamo alle Wicklow, vi portiamo un po' in giro. Non so se notate, ma zoomando si vede anche lo UK. Quello là UK è il Galles, dovrebbe essere. Aggiornamento, siamo tornati a Dublino. Cristina è appena caduta, girati. Terza volta. Guardate che bello. Allego foto qui. Io non ho stato bene ai pedali, li sto praticamente perdendo, soprattutto il sinistro, infatti non lo sto più sganciando perché se lo sgancio nel far così secondo me mi si stacca sotto la piastrina. Ovviamente non abbiamo il kit né per chiudere né niente, quindi pian pianino stiamo tornando a casa. È una caduta alla volta. Male. C'è L'hai sentita quella? Che da lì a lì è... no, e li ho comunque agganciati meglio di te, Sì. Sopravvissuti Ma che cazzo a di casa. dire? Cosa? Avere la riga. Quella mia? Io su, allora si vede. È ridicolo. Stiamo adesso andando al Centra a prendere qualcosa da mangiare perché questa mattina a pranzo non abbiamo più mangiato, sono le 3:34 e penso che mangeremo una pizza anche stasera perché sì. In tutto questo il tempo si sta turbando qui a Dublino, infatti settimana prossima pioverà tutta settimana e torneremo alla triste realtà. Però guardate, 3 giorni di sole, tutto giallo. Cristina è un po' stanca, oltre a sembrare una ragazza che è stata 14 mesi al mare, senza un giorno. Cioè, sembri quelli che fanno bodybuilding che si pitturano. Che deve avere un colore giusto. Bene, e dopo questa settimana di caldo, di scottature e di biciclette, se sei arrivato fino a questo punto del video ti ringrazio. Noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo ed esilarante settimana dove sbloccheremo un nuovo paese. Non vi dico niente, se mi seguite su Instagram l'avete già visto, però sarà il posto dove di solito duri. Posto particolare. Ciao raga. Cristina saluta.